Salve a tutti! Oggi voglio realizzare una resistenza di shunt che mi consenta di misurare elevate correnti. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare fino alla misura di una corrente di 30 ampere. Ma quali sono i problemi di una resistenza di shunt che misura una corrente così alta? Sono principalmente il fatto che dissipa una grossa quantità di calore e che la resistenza dello shunt cambia di valore all'aumentare della temperatura. Quindi in pratica quello che succederebbe è che si avrebbe un errore di misurazione abbastanza elevato. Per risolvere entrambi questi problemi, l'idea abbastanza bizzarra che mi è venuta in mente di fare è quella di utilizzare dell'olio per mantenere costante la temperatura dello shunt. Quindi l'idea è quella di immergere una coppia di due fili paralleli in un bagno di olio in modo che, essendo la presenza dell'olio un fluido molto viscoso, aiuta a dissipare meglio il calore e quindi mantiene costante la temperatura del filo. Inoltre l'olio ha una capacità termica molto superiore rispetto all'aria e quindi questi due fattori aiuteranno moltissimo a mantenere appunto costante la temperatura. Quindi, per quanto riguarda le caratteristiche del filo, andrò ad utilizzare un filo di diametro di 0,6 mm e una lunghezza per ciascuno dei due avvolgimenti pari a 50 cm, che in pratica risulterà avere una resistenza di 0,03 ohm ciascuno. Quindi poi, andandoli a mettere in parallelo, avremo che la resistenza equivalente sarà di 0,015 ohm, che moltiplicati per il quadrato della corrente massima darà una potenza dissipata di picco di 13,5 watt, ma risulterà essere una potenza perfettamente gestibile da questo sistema. Quindi quello che adesso andrò a fare sarà ingegnarmi un attimo e capire in che contenitore realizzare questo, insomma, questa invenzione. Ecco qui realizzata la resistenza di shunt sott'olio. Quindi, come si può vedere, ho messo i fili in questo bagno di olio avvolti ad spirale, quindi questi sono i due capi di un avvolgimento e questi sono gli altri due capi dell'avvolgimento bianco. Quindi poi mettendoli in parallelo si otterrà una più piccola resistenza di shunt. A me viene da ridere quando guardo questa cosa perché da queste parti abbiamo l'abitudine di mettere la roba sott'olio e alla fine ci ho messo anche i fili, quindi insomma è qualcosa di poetico, di mistico, ma è venuto abbastanza carino. Molto bene, quindi adesso andrò ad effettuare un piccolo test di calibrazione in modo da verificare che la resistenza dei fili sia coerente con quella calcolata teoricamente. Quindi userò solo una piccola corrente che passerà attraverso i fili, poi le prove con più alta corrente verranno fatte direttamente quando servirà, in quanto non mi aspetto che la temperatura dell'olio o comunque la temperatura del filo aumenti troppo perché è davvero ben dissipato. Ecco qui il setup di misura, quindi ho connesso una resistenza
ad un alimentatore a 12 volt, una resistenza da 10 ohm, e in serie ho inserito un multimetro in modalità amperometro. Quindi si vede che in questo momento stanno passando 1,21 ampere e sul voltometro, ok, si leggono 37,7 millivolt, che corrispondono proprio ad una lettura di circa 0,03 ohm. Quindi moltiplicando 0,03 ohm per 1,21 ampere esce proprio 37 millivolt. Quindi per quanto riguarda l'avvolgimento rosso sembrerebbe essere tutto ok. Ho cambiato avvolgimento, quindi adesso siamo sullo shunt di colore bianco e come si può vedere la situazione è praticamente identica, quindi sempre 1,21 ampere e 37,3 millivolt letti di caduta. Quindi si può dire che i due shunt risultano essere simmetrici. Ora proverò a collegarli in parallelo e quindi a vedere se effettivamente la misura resta corretta. Ho connesso i due shunt in parallelo e come si può vedere nel circuito continua sempre a scorrere una corrente di 1,21 A, mentre la caduta questa volta è di 18,7 mV, quindi praticamente la esatta metà di 37,7. Quindi effettivamente il sistema di misura risulta essere abbastanza preciso e quindi mi aspetto che le misure di alta corrente siano effettivamente corrette. Molto bene, quindi come abbiamo visto lo shunt sembra funzionare correttamente, ovvero non c'è dubbio che riesca a reggere quella corrente, ma ovviamente non mi aspetto una grande precisione nella misura. Però è sempre meglio avere un valore orientativo che non averlo proprio, anche perché per misurare quelle elevate correnti servono strumenti adatti. Quindi non so se vi ricordate quello che è successo a questo povero multimetro, quindi lo riporto qui come monito, e quindi questo shunt risulterà l'unico strumento che ho per riuscire ad effettuare queste misurazioni. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!